La Cape Epic è in programma alla terza settimana di marzo. Qua siamo a metà ottobre, probabilmente fra poco qui arriverà la neve. Quindi ho intenzione di cambiare le gomme subito e cercare di sfruttare le settimane rimanenti, i giorni, settimane rimanenti senza neve, per cercare di adattare un po' il feeling e l'andatura della mountain bike su una Pirelli, in questo caso XCH, quindi Hard Terrain, ma dalla sezione di 2.4. Quindi tirerò via le svalve da 2.25 pollici di sezione per una 2.4 H sia all'anteriore che al posteriore, Hard Terrain, con protezione Pro Wall. Non so se utilizzerò l'H o la M Mix Terrain per la Cape Epic, dovrò vedere prima della gara. Ho due tipi di stance, il Virtual Eliminator Flats, che è quello direi normale, e poi c'è il Race Sealant, che ha dei granuli molto più grossi e funziona meglio, però si secca prima. Quindi utilizzerò quello normale e questo qua lo metterò prima della gara. Provando le nuove gomme montate ieri e la differenza si sente. O sono io che sono giù di forma, oggi le gambe fanno fatica a girare e in più con le gomme nuove è un'altra sensazione, un altro feeling, un po' più dure queste, un po' più pesanti, ma devo abituarmi a fare la gamba. Oggi le gambe non girano, devo cercare di portare a casa almeno un 1500 di dislivello, questo dovrebbe essere l'obiettivo, ma dubito oggi. Ciao Stefano! Sono arrivato a Vispitz dove c'è la zuppa. Ho faticato ad arrivare su, l'ho preso dall'altra parte, tutta rotta, tutta sterrato, strappi, con pendenze piuttosto elevate. Ho dovuto usare potenze inaudite e sono arrivato su con la lingua proprio fuori. Non sono in perfetta forma. Poi ho la configurazione proprio da Epic con lo zainetto con dentro l'acqua, quindi sono piuttosto pesante, non sono più abituato a girare pesante. Le gomme devo abituarmici, la giornata è tipica autunnale, fa freddo, adesso sono in discesa, sto scendendo, fa un freddo becco. Bello, è bello questo panorama. Buongiorno amici, domenica 16 ottobre 2022, mancano 5 mesi alla Cape Epic. Oggi allenamento sprint. Siccome fino a poche ore fa pioveva e adesso sono già le 3 di pomeriggio, ho deciso di fare un percorso solo salita e discesa. Prima salita 7 km, 500 metri di dislivello, discesa e poi si riparte, salita 11 km, 900 metri di dislivello. Spero di farcela prima del tramonto, comunque ho le luci con me, però sarà una bella sfida. Le temperature sono ancora alte nonostante sia fine ottobre, fa caldo in salita e freddo in discesa, quindi una situazione in cui non ci si sa come vestire. Ragazzi, se è dura. La prima salita è andata. Allora ragazzi, ho finito la prima salita e ho incontrato Michele con la sua Canyon elettrica e mi diceva che lui è un grande appassionato di mountain bike, insomma ha fatto dei giri pazzeschi. Mi raccontavi che avete fatto Belluno Istanbul. Belluno Istanbul la prima, la seconda Belluno Santiago de Compostela attraversando tutta la pianura padana. Era quell'anno che c'era Scipione l'Africano, calda la Madonna. Grazie della compagnia, Prego. ci vediamo al prossimo giro, Va ci bene. incontriamo il giorno qua. Ok. Ragazzi, Ciao, io continuo che qui se no si fa tardi. Ciao. Sei tu? Oh, c'erano due bambini lì che stavano controllando le capre e mi hanno detto che loro parlano il canese, perché così si fanno capire dalle capre. Per oggi è finita, 33 km, 1500 metri di dislivello, ora c'è solo discesa per arrivare a casa e quando arrivo a casa vi parlo di un problema. L'ultima discesa è stata piuttosto fredda, quindi adesso vado a farmi una bella doccia calda. Però prima di questo volevo dirvi che il 12 ottobre sono andato a donare il sangue, come faccio regolarmente 3 o 4 volte all'anno,
e con sorpresa ho scoperto che il livello dell'emoglobina era al di sotto del limite consentito per la donazione, era di 12,8 grammi per decilitro, quando il minimo per la donazione è 13,5, ma il mio valore medio delle ultime donazioni è stato di 15, quindi abbastanza al di sotto di quel valore. E quindi non ho potuto donare sangue e mi è stato diagnosticata di conseguenza uno stato anemico. Quindi adesso andrò dal medico per un altro controllo, ma non dovrebbe esserci nulla di più problematico. Probabilmente quello che è successo è stata una sorta di carenza alimentare che ho avuto negli ultimi mesi e quindi dovuta un po' allo stress, un po' a diverse situazioni, e quindi dovrò recuperare questo valore, riportarlo al normale, anche se per ora appunto mi sento abbastanza bene, non ho altri problemi, quindi si tratterà solo di pazientare, non esagerare con gli allenamenti comunque, c'è tempo, c'è tutto il tempo di recuperare prima della fine dell'anno, quindi dovrò convivere con questo problema, magari non esagererò con gli allenamenti, però dovrò mantenermi in forma. Niente, tutto questo era quello che volevo dirvi, adesso vado a farmi una bella doccia.